Bentornati nel rifugio digitale di Celebrita dalla Turchia, lo spazio dove non ci limitiamo a ripetere i titoli, ma ne ascoltiamo il battito segreto. Oggi l'aria qui è più densa, come se ogni parola pesasse. Perché la storia che vi stiamo per raccontare ha il sapore di un tramonto definitivo, di quelle parole che congelano il respiro, irreversibile. La voce che scivolava da settimane nei corridoi del gossip a Istanbul ha finalmente preso forma. E ciò che rivela è una scelta di Özge Yaz capace di ridisegnare non solo la sua rotta, ma anche l'intera vita di Gökberk Demirci. Prima di attraversare questo campo di macerie emotive, fermatevi un istante con noi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, se desiderate sostenere un racconto che mette il cuore prima dei click, valutate di unirvi alla community con il tasto Join. È anche grazie al vostro supporto che possiamo trattare certe storie con la delicatezza che meritano. Fatto? Allora preparatevi. Stiamo per entrare nel silenzio che rimane quando un sogno si spezza. Per una coppia che, più di altre, aveva scelto la discrezione, la misura, una certa armonia lontana dai lampi dei flash, questa frattura è un terremoto. Ciò che è accaduto dietro porte chiuse ha scavalcato le foto patinate, i sorrisi impeccabili, gli scatti rubati su set affollati. C'è un prima e c'è un dopo. Secondo chi le sta più vicino, la decisione di Özge non è il risultato di un capriccio o di un malinteso momentaneo. È stata un'onda lenta, ma inarrestabile. L'agenda si è fatta implacabile, i progetti oltre confine hanno richiesto pezzetti sempre più grandi della sua energia, nuove mappe di vita hanno iniziato a disegnare traiettorie che non coincidevano più con la stazione in cui si trovava. Si è ritrovata davanti a un bivio feroce. Da un lato il porto dove riposavano il suo cuore e l'uomo che lo custodiva, dall'altro una strada abbagliante tracciata dai desideri professionali. Dopo settimane in cui ha parlato quasi soltanto con se stessa, senza riuscire a dormire davvero, quando le domande rimbombavano più forti del silenzio della notte, Özge ha deciso. Non è un colpo di testa, ribadiscono i suoi confidenziali, ma una scelta maturata in un crogiolo di introspezione. Per questo usano quella parola così tagliente. Irreversibile. Non è semplicemente un ponte attraversato, è un ponte a cui si è dato fuoco alle spalle. Per Gökberk, il paesaggio è diventato un deserto emotivo. L'attore, solitamente percepito come solido, capace di destreggiarsi tra set caotici e incontri pubblici con un equilibrio quasi stoico, sarebbe crollato sotto il peso della notizia. Chi gli sta accanto descrive un uomo ritirato, che si è fatto piccolo nelle stanze di casa per leccarsi ferite profonde. La sua quiete di prima si è trasformata in un'accettazione muta e dolente. Le lacrime, dicono, non sono soltanto per la fine di una storia, ma per la vertigine di scoprire che il futuro si è riscritto senza interpellarlo. Nei primi giorni, si mormora, ha preferito non parlare con nessuno, scegliendo di affidare il proprio dolore a pochissime persone, lasciando il resto del mondo sulla soglia. Sebbene ogni relazione vissuta sotto i riflettori conosca salite e discese, l'arrivo a questo capolinea ha scosso la loro base di fan come un'onda d'urto. Gli archivi digitali si riaprono, gli scatti di barche al tramonto, le risate rubate nei cortili di Istanbul, gli abbracci in camerino tornano a galleggiare sulle bacheche come spettri che non trovano pace. La domanda che corre da un profilo all'altro è un grido sommesso di incredulità: è davvero così che si conclude un amore tanto grande? C'è chi difende il coraggio di Özge nel mettere se stessa al centro di un cammino che la chiama da lontano, e c'è chi non riesce a distogliere lo sguardo dal dolore di Gökberk, nitido come una ferita aperta. Ed ecco che il gossip diventa un dibattito quasi filosofico. Qual è il prezzo della scoperta di sé? Chi dice di conoscerla davvero parla di una necessità profonda, ricostruire la propria identità oltre l'etichetta di coppia. A quella cerchia ristretta avrebbe confidato: non posso smettere di essere me stessa. Per lei, questa separazione non è una fuga da Gökberk, ma una marcia consapevole verso un'autonomia che da tempo bussava alla porta. Non confondiamo, però, la fermezza con la freddezza. Ogni passo deciso ha tremato. Perché scegliere di andare via a volte brucia quanto essere lasciati. È un fardello che porta con la schiena dritta, ma con il respiro corto. Fermiamoci un istante, famiglia di Celebrita dalla Turchia.
Questa storia accarezza un punto che tocca tutti: scegliere tra un grande amore e la chiamata della propria strada. Vi è mai capitato di pronunciare un sì a voi stessi sapendo che sarebbe stato un no per qualcuno che amavate? Raccontatecelo nei commenti. E se questo sguardo profondo sulle loro emozioni vi sta dando qualcosa, lasciate un like, ci aiuta a tenere vivo questo dialogo. Nel frattempo, la scelta di Gökberk è quella del silenzio. Nelle rare apparizioni catturate dall'obiettivo in questi giorni, il suo volto racconta più di qualsiasi comunicato. I dettagli tradiscono notti lunghe, pensieri aggrovigliati, una malinconia difficile da schermare. Dalle voci che filtrano sui giornali di spettacolo emerge un quadro preciso: sta faticando a digerire una realtà che non riconosce. Resterebbe inchiodato a rivivere ricordi, a premere play e rewind sulle stesse scene del passato. Le lacrime sono il lutto non solo della relazione, ma dei progetti condivisi, i viaggi non realizzati, una casa soltanto immaginata, un futuro evaporato in un istante. Poi la narrazione mediatica si stringe su una notte in particolare, quella in cui il filo si è spezzato. Si dice che il momento in cui Özge ha pronunciato la sua decisione a Gökberk abbia avuto la potenza di una scena di cinema girata in un sussurro. Non c'è stato nessun plateale scontro, nessun oggetto scagliato a terra, nessuna porta sbattuta. Solo lunghi silenzi che sembravano non finire, frasi iniziate e lasciate sospese, lo sguardo che si fermava appena prima di incontrare quello dell'altro. La calma ferma di lei si è scontrata con la fatica di lui a mettere ordine al presente. Evitavano gli occhi non per rabbia, ma per paura, fissarsi avrebbe reso il dolore insostenibile. È stato un addio senza rumore, ma pieno di scosse. Anche se in pubblico prova a vestire il metallo, dentro Özge si agita una burrasca. Tratta la scelta come un mantra, si ripete: lo sto facendo per me. Eppure dietro quella frase si allineano ricordi che pesano. Stando a chi la frequenta, ha spento il telefono per giorni, ha camminato nelle prime ore del mattino quando la città dorme e le ombre sono più gentili. Lascia andare, mentre piange la stessa persona che sta lasciando. Dall'altra parte, le emozioni di Gökberk sono nude. A chi ha il privilegio di stargli davvero accanto, avrebbe chiesto quella domanda che punge ogni innamorato ferito: come può finire se tutto era così vero? In questa frase vive una scintilla che non cede completamente. L'ultimo angolo del cuore, spesso, è il più lento a fare spazio al buio. Nel tribunale spesso spietato della rete, le interpretazioni si moltiplicano. Da un lato c'è chi guarda Özge come a un esempio di fedeltà a se stessa, pronta a pagare il prezzo di una scelta rischiosa pur di non tradire la propria voce. Dall'altro, c'è chi legge nell'inquietudine di Gökberk il segno di una perdita troppo grande per essere salutata come vittoria. E mentre molti si aggrappano all'idea romantica del ritorno, fonti vicine a lei sussurrano che la porta sia chiusa a doppia mandata. Le probabilità di ricucire sarebbero minime, quasi un miraggio. È questo dettaglio a martellare il vero significato della parola usata fin dall'inizio: irreversibile. La scossa è arrivata anche nella loro costellazione di amicizie. Chi fino a ieri li frequentava insieme oggi si muove come su un campo minato, cercando di tenere il punto senza ferire nessuno. Provano a fasciare la ferita di Gökberk, ma anche a rispettare la linea invisibile tracciata da Özge. Inviti a nozze, gite di gruppo, progetti pensati per due vengono rimandati o cancellati. La stella è collassata e ora tutti cercano una nuova orbita. Provate a immaginare quanto sia complicato il dopo. Chi chiude sente addosso il giudizio, chi è lasciato si dibatte in una stanza senza finestre. Ma le storie d'amore, soprattutto quelle che abbiamo amato da lontano, restano scritte in noi anche quando cambiano forma. Resta la domanda: cosa chiediamo, davvero, a noi stessi quando pretendiamo di essere felici? È un enigma antico, che oggi ha i volti di Özge e Gökberk. C'è un'immagine che torna, insistente, una sera qualunque, una tazza di tè che si raffredda sul tavolo, parole misurate, respiri che temono di rompere l'aria. Nessuno recita, la sofferenza, quando è vera, ha un suono preciso. E in quello stesso momento, fuori, la città va avanti, come se nulla fosse. È forse questa la crudeltà più amara: il mondo non si ferma quando ci si spezza.
La decisione di Osge, così definitiva, sarà materia di discussione ancora a lungo. Da una parte c'è un inizio che fa paura, dall'altra un addio che pesa. Non è semplicemente la fine di una storia famosa, assomiglia a una fiaba moderna che ha dimenticato il lieto fine, schiacciata tra la richiesta d'amore, il richiamo di una carriera che spalanca porte e la necessità, a volte feroce, di scegliere prima di tutto la propria integrità. Il tempo ci dirà come questa scelta ridisegnerà entrambi. Per ora restano un silenzio rotondo e le verità che scivolano dagli occhi. Non sorprendetevi se, nei prossimi giorni, rivedrete circolare frammenti di interviste di altri anni, magari un dietro le quinte colto da un assistente, un sorriso complice sul set di una serie amata. È il rito collettivo del ricordare. Eppure il presente è qui, e il presente dice che una pagina è stata voltata. Qualcuno si domanderà perché non abbiano aspettato, perché non abbiano provato ancora. Ma ogni amore conosce il momento in cui il coraggio smette di somigliare all'attesa e diventa scelta. A volte la fedeltà a ciò che siamo chiede un prezzo altissimo. A volte è l'unico modo per restare veri. Per Goldberg questo potrebbe essere il tempo del silenzio fertile, quello in cui il dolore, quando si stanca di farsi male, diventa forza. Non accade in fretta, non accade in linea retta. Capita che i ricordi bussino ancora, che una canzone faccia male, che una panchina ricordi il peso di due spalle, ma piano piano il respiro ricomincia a trovare il suo ritmo. E per Osge, forse, è il tempo di imparare a non sentirsi colpevole per la propria voce. Le scelte nette non rendono cattivi. A volte salvano. Arriveranno nuove storie, nuovi set, nuovi aeroporti per entrambi. Arriveranno anche serate vuote, quelle in cui la mano cerca un'altra mano e non la trova. È umano, ed è lì che si capisce quanto si è cresciuti. Perché si può rimpiangere con gratitudine. Si può lasciare senza smettere di amare quello che si è vissuto. Grazie per aver camminato con noi dentro questa tempesta emotiva su Celebrita dalla Turchia. Se questo racconto vi ha toccato, condividetelo con chi porta nel cuore queste due anime. Non dimenticate di iscrivervi, mettere like e, se potete, di unirvi al canale con Join per sostenere una narrazione onesta, profonda, rispettosa. Siamo qui per voi. E fino alla prossima volta, proteggete il vostro cuore. Proteggete anche il silenzio che serve a farlo guarire.